Ciao ragazzi, vediamo oggi come si risolvono le disequazioni fratte. Ecco qui sotto due esempi che risolviamo insieme passo passo. Perché disequazioni? Perché lo riconosciamo subito, un bel segno di disuguaglianza in questa e anche in quest'altra, maggiore, uguale e minore. Dobbiamo quindi dimenticarci il nostro bello uguale delle equazioni al quale eravamo tanto affezionati. E poi perché fratte? Perché la x, l'incognita, compare sia al numeratore che al denominatore di queste espressioni. Allora, il primo è un po' più facile, lo facciamo per capire qual è la strategia risolutiva, qual è la tecnica per risolvere questo tipo di disequazioni. Il secondo, un po' più difficile, è un esercizio che potrebbe capitare ad interrogazioni o compiti in classe. E allora non perdiamo tempo e partiamo subito, let's go! Allora, ecco il testo della nostra disequazione: 1 meno x fratto 3x maggiore di 1. Allora, primo passaggio noioso ma necessario: come nelle equazioni fratte dobbiamo sempre imporre che il denominatore sia diverso da 0. Ricordiamoci che la divisione per 0 non è possibile, quindi in questo caso 3x diverso da 0 e quindi x diversa da 0. Ok, questa è la nostra CE. Allora, andiamo a vedere passo passo come si risolve. Primo punto, già questo leggermente diverso dalle equazioni: sposto tutti i termini nel membro di sinistra. Allora avrò 1 meno x fratto 3x meno 1 maggiore di 0. La regola del trasporto rimane invariata, quindi l'1 nel passaggio sopra il segno di disuguaglianza cambia segno e diventa meno 1. Oh, ok. Secondo passaggio, faccio il minimo comune multiplo di questi termini. Chiaramente meno 1 ha sottinteso 1 al denominatore, quindi il minimo comune multiplo è 3x in questo caso. 3x diviso 3x è uguale a 1 e quindi 1 meno x rimane uguale al numeratore, e ovviamente 3x diviso 1 fa 3x per il meno 1 meno 3x al numeratore. Riscrivo ovviamente maggiore di 0. Allora mettiamo insieme i termini simili al numeratore e ottengo 1 meno 4x fratto 3x maggiore di 0. Come vedete ho ottenuto una forma del tipo numeratore, che chiamerò n di x, fratto un denominatore d di x, quindi sia il numeratore che il denominatore dipendono da x. Ovviamente l'abbiamo detto, disequazioni fratte. In questo caso tutto quanto maggiore di 0. Allora ok, terzo passaggio, andiamo a studiare separatamente il segno del numeratore e del denominatore. Allora andiamo a vedere, per capirlo una volta per sempre, perché studio i segni separatamente di numeratore e denominatore. Perché se io ho una frazione, so che se ho un valore positivo al numeratore e un valore positivo al denominatore, uscirà sempre un valore positivo. Questo è l'esempio: più 5 fratto più 2 farà più 5 mezzi e quindi un valore positivo. Se ho due segni negativi sia al numeratore che al denominatore, come in questo secondo esempio meno 7 fratto meno 8, avrò più 7 ottavi, quindi uscirà comunque un valore positivo anche quando ho il rapporto tra due segni meno. Quando invece ho chiaramente i segni alternati, il più al numeratore e il meno al denominatore e viceversa, otterrò un valore negativo. E quindi studiare separatamente il segno del numeratore e del denominatore mi aiuterà a capire quando la disequazione, complessivamente questa frazione, sarà positiva o negativa. Quindi n di x maggiore di 0 vuol dire imporre che 1 meno 4x sia maggiore di 0. È una disequazione lineare semplice e quindi in questo caso posso risolverla con le tecniche note di questo tipo di disequazioni. Meno 4x maggiore di meno 1, quindi il meno 1 in questo caso lo porto dall'altra parte e divido entrambi i termini per meno 4. Occhio soltanto quindi al cambio verso della disequazione, perché quando divido, a differenza delle equazioni dove tutto rimaneva uguale, in questo caso quando divido per meno 4 sia il meno 4x che il meno 1, la disequazione cambia di verso, quindi x minore di un quarto. Questi sono i valori di x che rendono il numeratore positivo. Facciamo la stessa cosa col denominatore: d di x maggiore di 0 vuol dire imporre 3x maggiore di 0. Questo termine sarà positivo per tutti i valori di x maggiore di 0, quindi questi sono i valori di x che rendono il denominatore maggiore di 0. Allora, quarto passaggio, andiamo a mettere insieme tutti questi risultati in un grafico. Disegno questa retta orientata e traccio in particolare i due punti che sono venuti fuori dallo studio degli intervalli per il numeratore e il denominatore. Allora 0 e un quarto in questo caso. Allora iniziamo con il numeratore e indichiamo tutte le zone nelle quali il numeratore è positivo. Abbiamo detto che sono valori della x minori di un quarto, quindi in questa zona il numeratore è positivo, per i valori invece di x maggiori di un quarto il numeratore è negativo. Facciamo la stessa cosa per il denominatore, quindi avremo valori positivi per x maggiore di 0 e valori negativi ovviamente per x minore di 0. Allora, secondo la logica che abbiamo visto prima, quando andiamo ad incrociare questi valori, quindi quando abbiamo al numeratore un valore positivo e al denominatore un valore negativo, come nel caso quindi qui delle x minore di 0, avremo un valore complessivo per la frazione negativo, meno, e lo scrivo qui sotto. Quando si incrociano invece, come in questo caso tra 0 e un quarto, due valori positivi al numeratore e al denominatore, avremo complessivamente per la frazione un valore positivo, e invece per le x maggiori di un quarto avremo un valore negativo al numeratore, un valore positivo al denominatore, e
quindi complessivamente la frazione avrà un valore negativo. Benissimo, ora non devo fare altro che scrivere i risultati finali, ho finito la mia disequazione, ma devo tornare soltanto un attimo indietro. Allora, a me interessano in questo rapporto, in questa frazione, i valori maggiori di 0, quindi torniamo a leggere il nostro grafico e vediamo che i valori che ci vanno bene quindi sono quelli compresi tra 0 e un quarto, perché per x minore di 0 ed x maggiore di un quarto ho invece dei valori negativi, e quindi non farò altro che scrivere il mio intervallo finale, quindi x maggiore di 0, x minore di un quarto, e ho finito la mia disequazione. E allora andiamo a vedere subito il secondo esercizio, un po' più difficile, ma la strategia risolutiva è ovviamente la stessa, identica dell'esercizio precedente, solo qualche calcolo in più, leggermente più complicato. Allora, 1 meno 4x più 3x quadro, tutto quanto fratto x meno 2 per x meno 3 minore di 3. E allora, come abbiamo fatto nell'esercizio precedente, condizione di esistenza, quindi devo imporre che questo denominatore sia sempre diverso da 0, quindi x meno 2 per x meno 3 diverso da 0. Posso imporre che siano diversi da 0 i due singoli fattori per la legge di annullamento del prodotto, quindi x meno 2 diverso da 0 e quindi x diverso da 2, e x meno 3 diverso da 0 e quindi x diverso da 3. Quindi la x non potrà mai essere né 2 né 3. Allora, come abbiamo fatto prima, porto intanto tutti i termini a sinistra, quindi questo meno 3 vola sul segno di disuguaglianza, cambia di segno, diventa meno 3. A questo punto faccio il minimo comune multiplo per arrivare ad avere, come abbiamo detto prima, una forma del tipo numeratore che dipende da x fratto un denominatore che dipende da x, in questo caso minore di 0 nel testo di questo esercizio, e quindi avremo che il minimo comune multiplo è x meno 2 per x meno 3, lo riporto sotto, e avremo quindi che il primo termine lo scrivo così com'è, 1 meno 4x più 3x quadro, mentre questo meno 3 va a moltiplicare tutto questo denominatore comune, x meno 2 per x meno 3. Faccio un po' di calcoli algebrici e ottengo quindi 1 meno 4x più 3x quadro meno 3 che moltiplica x quadro meno 3x meno 2x più 6, tutto diviso x meno 2 per x meno 3. Allora, otteniamo quindi 1 meno 4x più 3x quadro meno 3x quadro più 9x più 6x meno 18, tutto diviso sempre x meno 2, x meno 3. Allora, fortunatamente i due termini x quadro spariscono perché ci avrebbero dato parecchio fastidio, e rimangono quindi soltanto termini noti e termini in x. Mettiamoli insieme, meno 4x più 9x più 6x, e otteniamo 11x, e mettiamo insieme 1 e meno 18 e otteniamo meno 17, quindi questo è il nostro numeratore. Al denominatore rimane x meno 2 per x meno 3. Allora, ancora una volta, come abbiamo fatto prima, studio separatamente il segno del numeratore e del denominatore. Allora, al numeratore abbiamo 11x meno 17 maggiore di 0, molto facile. Vi dico che si studia sempre per convenzione quando il numeratore e il denominatore sono maggiori di 0, anche se nel caso del testo di questo esercizio la disequazione prevede minore di 0. Noi studiamo sempre per convenzione maggiore di 0. Ovviamente studiare per valori maggiori di 0 vuol dire automaticamente individuare anche le zone in cui il numeratore e il denominatore sono minori di 0, quindi è veramente solo una convenzione. Allora, 11x meno 17 maggiore di 0, portiamo il 17 al secondo membro, cambia di segno, quindi 11x maggiore di 17. In questo caso dividiamo per un valore positivo e quindi x maggiore di 17 undicesimi. Valori di x quindi per i quali il numeratore è maggiore di 0. Sul denominatore in questo caso dobbiamo fare una piccola attenzione. Per risolvere questa disequazione non svolgiamo tutti i calcoli tra i due termini in parentesi, ma semplicemente consideriamo due fattori distinti che si moltiplicano l'un l'altro. Allora, come nel caso di una frazione, anche nel caso di un prodotto io posso andare a studiare quando è positivo il primo fattore e quando è positivo il secondo e incrociare quindi questi risultati per ottenere poi il risultato finale. Allora andiamo a studiare separatamente il primo fattore, quindi quando x meno 2 è maggiore di 0, ovviamente quando x è maggiore di 2, e studiamo anche il secondo fattore, quando x meno 3 è maggiore di 0, ovviamente quando x è maggiore di 3. Quindi sto risolvendo questa disequazione andando a studiare il segno separatamente di questi due fattori. Metto insieme questi risultati con lo stesso grafico che utilizzerò poi alla fine per risolvere la disequazione, e quindi quando si incrociano valori negativo-negativo sui due fattori avrò un segno positivo, quando si incrocia più e meno avrò meno, come in questo caso tra 2 e 3, quando si incrocia per x maggiore di 3 più e più avrò più. Quindi il risultato finale, quando è che il denominatore sarà positivo? Per valori di x minori di 2 e per valori di x maggiori di 3, quindi valori per i quali il denominatore è positivo. Allora, abbiamo ottenuto i valori per i quali il numeratore è positivo, x maggiore di 17 undicesimi, e i valori per i quali il denominatore è positivo, x minore di 2 e x maggiore di 3.
Allora, come abbiamo fatto prima, andiamo a mettere insieme questi risultati in un grafico. Allora, x maggiore di 17 undicesimi il risultato per il numeratore, e quindi questa è la zona nella quale il numeratore sarà positivo, e invece abbiamo per il denominatore valori positivi per x minore di 2 e valori positivi per x maggiore di 3. Allora, andando a combinare questi risultati, ormai avete capito la tecnica: quando i segni sono discordi avrò complessivamente il valore negativo, quando i segni sono concordi avrò il valore positivo. E allora andiamo finalmente a scrivere i risultati finali, ma come abbiamo fatto prima torniamo al segno, al verso della nostra disequazione. In questo caso devo cercare i valori per cui questa frazione, questo numeratore fratto denominatore, è minore di 0. E quindi quali saranno gli intervalli che mi interessano, quelli che mi piacciono? Mi piacerà questo intervallo qui, quando la x è compresa tra 2 e 3, e mi piacerà questo intervallo qui, quando la x è minore di 17 undicesimi, mentre questi due intervalli, x compresa tra 17 undicesimi e 2 e x maggiore di 3, proprio non mi piacciono perché sono positivi. E quindi questo è il risultato finale per questa disequazione: x minore di 17 undicesimi unito all'altro insieme x compresa tra 2 e 3. Bene, scrivete nei commenti se avete qualche dubbio, se volete fare esercizi di qualche altro tipo, e registratevi al canale per non perdervi tutti i video di Mr. Supplento. Un saluto, ciao!